Parlare solo esclusivamente di calcio in questo momento è difficilissimo, ma bisogna pur sempre ricominciare a parlare, soprattutto adesso che abbiamo una motivazione in più per provare a raggiungere questa tanto agoniata e sperata salvezza. Quindi bentornati o benvenuti in questo nuovo prepartita per Lecce-Napoli che si giocherà domani alle ore 18 allo Stadio Via del Mare, valevole per la 35esima giornata di questo campionato. Ma prima volevo fare una piccola premessa, volevo aprire una piccola parentesi perché volevo esprimermi il mio personalissimo pensiero. Avevo intenzione di farci un video a parte, ma poi ho deciso di optare per prendermi un piccolo spazio in questo video e parlare un attimino di Graziano, intanto perché voglio mantenere vivo il suo ricordo, ovviamente, perché credo di aver imparato due lezioni da questa tragica e dolorosissima situazione. Intanto la prima è una lezione brutta, cioè che, come aveva detto il nostro presidente in tempi non sospetti, siamo soli e ultimi fra gli ultimi, e ora più che mai lo abbiamo capito. Davanti alle istituzioni calcistiche noi valiamo meno di zero, ma la lezione bella che ci ha insegnato questo momento è che anche nel dolore, anche davanti alle difficoltà, se siamo uniti siamo anche forti, e quindi ora più che mai ci deve essere unità di intenti, vicinanza, perché diciamo il potere ci vuole divisi per renderci facilmente calpestabili, mentre se siamo uniti questo va esteso ovviamente in qualsiasi campo della vita, nello sport, nel lavoro, in qualsiasi campo veramente. Se si è uniti, si è forti, e è più difficile venire calpestati, e soprattutto è molto più semplice andare a superare gli ostacoli, superare anche queste situazioni di dolore estremo per la perdita di un compagno, di un amico, di un marito, di un qualsiasi sia il grado di affettività con questa persona, no? Quindi non so perché l'universo abbia voluto impartirci questa lezione in questo modo, però bisogna anche trovare qualcosa di buono anche nelle brutte situazioni, e io credo di aver imparato questa lezione da questo momento così doloroso, e credo, spero lo abbiano imparato anche tanta altra gente. Bisogna essere uniti, uniti, uniti e forti. Chiusa parentesi, fatta questa secondo me doverosa premessa, possiamo ricominciare a parlare di calcio. Cos'è successo all'andata? All'andata il gol di Di Lorenzo sbloccò la partita nel 72esimo, 73esimo minuto, e finì così 1-0 per i partenopei. E continuerei a parlare proprio di quest'ultimi, così come facciamo sempre, perché hanno il primo posto assicurato con ben due risultati utili su tre, o addirittura potrebbero anche essere 3 su 3. Anche una sconfitta potrebbe farli mantenere il primato in classifica, perché l'Inter, che giocherà avendo già la conoscenza assoluta del risultato di questa partita, sarà obbligata a vincere in qualsiasi caso, o per raggiungere questo Napoli o per rimanere comunque attaccato a questo Napoli. 4 vittorie nelle ultime 5 partite, 5 vittorie nelle ultime 7 se proprio vogliamo dirla tutta, con uno Scott McTominay che in questo momento è in uno stato di forma incredibile, con ben 5 gol nelle ultime 3 partite consecutive in gol. È un giocatore fenomenale, non lo scopro di certo adesso con questo Napoli, con il Napoli di Conte, ma in questo preciso momento storico sta veramente dettando legge e calcio in ogni dove e in ogni stadio. Quindi bisogna tenerlo sicuramente sotto particolare attenzione, bisogna schermarlo, sia lui sia anche Lukaku, ma soprattutto Scott McTominay, perché ha dimostrato di avere degli inserimenti veramente ottimi, veramente cinici, freddi, che possono fare malissimo a qualsiasi difesa, e lo abbiamo visto per esempio nella scorsa partita contro il Torino, con 2 gol in fotocopia, con 2 inserimenti a centro area che hanno bucato la difesa e anche il portiere. Quindi, ripeto, fare particolare attenzione a questo ragazzo qui, e anche a Lukaku, che
con la sua stazza, con la sua possenza può fare malissimo. 13 gol per Lukaku, 11 per Scott McTominay, uno score veramente incredibile. E adesso torniamo a parlare del nostro caro amato Lecce, perché c'è stato il reintegro di Sansone al posto di Gabijan, che è infortunato fino alla fine di questo campionato, quindi tolto uno rientra l'altro. Per tutti noi che ci è sembrato un crimine, no? Lasciare Nicola Sansone fuori dalla lista campionato di questa stagione, perché ha tanta qualità, ha tanta esperienza in Serie A, veramente un crimine lasciarlo fuori dalla lista, ed è stato reintegrato. Quindi spero che questa qualità, questa esperienza si faccia sentire, anzi sono sicuro che si sentirà, ma soprattutto voglio che si senta la voglia di rivalsa, no? su questa situazione che l'ho tenuto fuori per quasi tutta la stagione, un po' come è successo per Elgason, che è ritornato in lista e si è preso il Lecce sulle spalle. Mi piacerebbe vedere la stessa cosa anche con Nicola Sansone. Squalifiche scontate poi per Berisha e Kristovic, che tornano. Il montenegrino sicuro del posto da titolare, Berisha invece credo sia un po' fuori dai ballottaggi. E come vi dicevo prima, dovrà esserci unità di intenti, e visto che domani giocheremo la prima partita al Via del Mare senza Graziano, immagino che potrà esserci un omaggio nei suoi confronti, sia da parte dello stadio, dei tifosi, ma soprattutto da parte della società, e quindi potrebbe formarsi un po' quel clima che ci ha aiutato anche nella partita contro l'Atalanta, con quelle emozioni che sicuramente non sono andate ad affievolirsi in questi giorni, ma che si ripresenteranno, e spero che vengano canalizzate nello stesso modo in cui sono state canalizzate nella partita contro i bergamaschi. E sono sicuro che rivedremo un pochino quella partita con quello stesso atteggiamento, con quella stessa unità, con quella stessa forza, ed è per questo che sono convinto che qualcosa di buono uscirà da questa partita. Chiuso il discorso, vorrei aprire un'altra parentesi, e mi sembra anche doveroso farlo perché voglio mantenere questo posto, questo canale, la sezione commenti quanto più pulita possibile, e proprio in questa partita, non tanto per la squadra che andremo ad affrontare, ma per chi la allena in questo momento. Non voglio vedere offese, perché sinceramente a me che Conte abbia fatto quello che ha fatto nel passato mi interessa proprio meno di zero in questo momento. Quindi non voglio, e lo dico in generale, non solo perché è Conte. In qualsiasi caso è sbagliatissimo andare ad offendere, e quindi cancellerò qualsiasi commento, anche in questo caso, soprattutto in questo caso, non perché voglio difenderlo, assolutamente no, assolutamente no. Chiusa parentesi. Passiamo alle probabili formazioni. 4-3-3 per il Napoli, con Meret in porta, poi Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marino, Olivera, Anghissà, Lobotka, Scott McTominay, Politano, Lukaku, Spinazzola. 4-2-3-1 per il nostro Lecce, con vari ballottaggi, con Falcone in porta, poi Gilbert in ballottaggio con Danilo Veiga, Gaspar, Baschirotto Gallo, Koulibaly, Ramadani in ballottaggio con Pierre, Pierotti, Elgason, Carson e Kristovic. Detto questo, torniamo ad essere un attimino stupidi per mantenere un po' il sorriso anche in queste brutte situazioni. Tornato Nostramir Kitus. Che cosa mi aspetto da questa partita? Beh, come avete sicuramente capito da quello che vi ho detto prima, mi aspetto un bel pareggio, e perché no, magari anche una bella vittoria potrebbe scappare in questo momento. Sarebbe bellissimo intanto vincere contro il Napoli, ma vincere già in generale sarebbe una bella soddisfazione. E poi, ragazzi, con l'Atalanta ci siamo allontanati di un bel punticino sulle nostre inseguitrici, su Venezia ed Empoli. Una bella vittoria o anche un pareggio non ci farebbe assolutamente male, dato che poi avremo comunque un Verona e un Torino che, diciamo, no, sulla carta sono un pochino più abbordabili rispetto al Napoli, e andare a vincere o comunque fare punti contro il Napoli aumenterebbe ancora di più il nostro morale e il raggiungimento appunto di questa salvezza. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, parliamone, mi raccomando, con educazione.
Ci vediamo domani per il post partita. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Sempre Forza Lecce. Ci vediamo domani. Ciao ciao ragazzi.